Capitolo 14. Gli attuali programmi di fidelizzazione e cosa non funziona. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Vogliamo quindi chiarire quali sono le cose che non vanno negli attuali sistemi di fidelizzazione. Facciamo degli esempi pratici, così riusciamo a capire meglio, ma ci scusiamo in anticipo per gli esempi che utilizzeremo, sia per non fare pubblicità, sia perché non vogliamo fare pubblicità negativa. Tutte le insegne, seppur hanno differenti programmi di fidelizzazione in termini generali, sono uguali da alcuni punti di vista, e così ne abbiamo scelte due estremamente importanti, quali Coop ed Esselunga. Premettendo che, quando parliamo di Coop, dobbiamo sapere che ci sono tantissime cooperative locali, che operano su una o più regioni d'Italia tutte associate ad un'unica centrale di acquisti, al contrario di Esselunga che è un'insegna a sé stante, sebbene operante su molteplici regioni italiane. In questo caso, abbiamo preso ad esempio Coop Alleanza 3.0, che dal 1 febbraio al 31 dicembre del 2019, anche se ormai passati, in tutti i suoi supermercati ed ipermercati del Veneto, della Lombardia, del Friuli, delle Marche ed Abruzzo, offriva ai suoi consumatori, semplicemente facendo la spesa, dei punti che si accumulavano ogni volta che un determinato consumatore faceva gli acquisti. Ad ogni acquisto del consumatore X, in uno dei negozi Coop, oppure online tramite EasyCoop, oppure in altre cooperative aderenti, acquisiva un punto per ogni euro di spesa effettuato. Badate bene che questa domanda dobbiamo porcela basandoci sul solo programma di fidelizzazione. Perché abbiamo già sottolineato che il programma di fidelizzazione è quell'argomento centrale che dovrebbe, a sua volta, dare centralità all'individuo, in questo caso al cliente, e dovrebbe far sì che, stimolandolo con questo programma, lo porti a preferire la prima, oppure la seconda insegna. E la risposta qual è? Il regalo più bello. Quindi chi sceglie un catalogo di premi più convincenti ottiene il miglior favore dei clienti? Oppure altri acquisteranno comunque e in più matureranno dei regali? Ma dai programmi che abbiamo visto di queste due insegne, e ripetiamo che generalmente è così sostanzialmente per tutte, non cogliamo nessun reale meccanismo di interazione che scateni la fedeltà a questa o a quell'insegna, oppure nessun meccanismo che comunque porti l'individuo al centro dell'attenzione, portandolo a sua volta a preferire la prima rispetto alla seconda. Molto spesso sappiamo che in generale le promozioni sono quelle che realmente spostano i consumatori, almeno una parte consistente, mentre i programmi di fidelizzazione, che sono ormai dati per scontati, sono quel qualcosa in più che arriva poi. Dunque, soldi erogati a pioggia, a questo, piuttosto che quel cliente, indipendentemente da cosa compra, da quanto ne compra, con quale frequenza eccetera. Da qui passiamo velocemente ad un'altra domanda. Quali sono i motivi che non siano il parcheggio, la comodità, la vicinanza, i prezzi medi, la numerica di promozioni che mette a disposizione dei propri clienti, o qual è il reale motivo che mi dovrebbe portare a preferire l'insegna A piuttosto che l'insegna B? Se guardiamo al programma di fidelizzazione, a nostro parere, non è assolutamente questo l'elemento a spostare i clienti da A a B, se non in un'infinitesimale numerica. A questo punto vi poniamo invece noi una domanda. Ma voi preferite partecipare a programmi di fidelizzazione gratuiti o a pagamento? Direte: beh, che domanda stupida! Non vorrete dirmi che per fare la spesa io adesso debba acquistare la carta fedeltà? La risposta è di per sé molto facile. Il grosso di noi è cliente di Amazon ed ha sottoscritto Amazon Prime. Amazon Prime è il sistema di fidelizzazione di Amazon che offre tutta una serie di servizi particolari ad un costo contenuto.
Quindi io sono abbonato ad Amazon Prime, premesso che, al suo inizio, non c'era Amazon Video, Amazon Music, ma solo il servizio di consegna espresso rispetto a quella ordinaria. Comunque, la mia fidelizzazione pagata faceva sì che io potessi avere, e posso ancora farlo, tutta una serie di prodotti, in un tempo estremamente ridotto e senza spese aggiuntive di consegna, rispetto ai non tesserati Prime. Oggi, Amazon Prime elargisce tutta una serie di altri servizi, ma comunque resta un sistema di fidelizzazione, e questo è un sistema di maggiore fidelizzazione e di interazione con i propri utenti, perché oggi noi, possiamo vedere gratuitamente un numero significativo di film e serie via cavo, possiamo ascoltare musica eccetera. Ancora però, non siamo sulla fidelizzazione one-to-one, ancora non stiamo esaltando la centralità dell'individuo, ancora non stiamo mirando ad ogni singolo cliente, però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma, partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.